Chi ha dimestichezza con il mondo degli strumenti musicali dell'Ottocento ha sicuramente notato che ci sono dei pedali molto simili a quelli di un pianoforte su questo scrittoio in stile viennese Biedermeier. E quindi posso pensare che è già chiaro a tutti che si tratta di un antico pianoforte a tavolino. Uno strumento in buona sostanza di questo tipo. Questo che sto chiudendo adesso è uno strumento dell'ultimo Settecento italiano, mentre l'altro è uno strumento della prima metà dell'Ottocento viennese. Ma mentre parlo non sono molto convinto di ciò che sto dicendo perché in effetti non siamo davanti ad un pianoforte a tavolino, ma siamo davanti a qualcos'altro. Tra un attimo lo aprirò, libero tutto, predispongo lo strumento italiano per fare da scrittoio e apro la mia brava antica serratura. E leggo subito il nome del costruttore. Deutschmann, Jakob Deutschmann, in Vienna, a Vienna lo avevo supposto dallo stile, e dopo aver aperto mi sposto sui medaglioni riportati all'interno, che parlano di due onorificenze. 1835 e 1839 il costruttore è stato premiato. Il costruttore di fisarmonica. Qui andiamo a vedere l'indizio sullo strumento. Si tratta appunto di una fisarmonica. Fis è un termine che viene dal greco e significa soffio in pratica. Ma la fisarmonica noi sappiamo che cos'è, uno strumento che si appoggia sulle ginocchia oppure magari sospeso alle spalle del fisarmonicista e non ha certo questa forma, che invece richiama molto più quella, perlomeno nella tastiera, nell'estensione della tastiera, è lo stesso numero di tasti. Ancora una volta però tutte quelle corde e così lunghe dentro questo strumento che ho davanti a me non credo proprio che potrebbero entrarci. E infatti vado a provare a suonare, mi accorgo che se abbasso i tasti non succede proprio nulla, a meno che non mando aria grazie al movimento dei piedi. A questo punto ecco che cos'è la fisarmonica. È un antenato dell'armonium, un armonium costruito in questo caso in terra viennese prima che l'armonium sotto questo nome fosse brevettato in Francia. Il brevetto ricordo che è del 1842. A questo punto io direi che è ora di far sentire lo strumento e suonare qualcosa. Ed eccola qua, la fisarmonica viennese. Io l'ho ricevuta ieri, diciamo l'ho ricevuta ieri, in grado di suonare, quindi al momento devo capire come si fa. La prima cosa che pensavo prima che mi arrivasse qui
era che si potesse suonare in maniera molto simile all'armonium, quindi c'è un controllo della respirazione attraverso i piedi. Ma in realtà è molto più complesso perché appunto la reazione del sistema è diversa o forse magari non è più complesso, semplicemente io ancora non sono abituato. E quindi cosa fare? Ma innanzitutto ieri ho preso il metodo per fisarmonica di Carl Lickl, virtuoso viennese di fisarmonica, e ho cercato di imparare a gestire appunto la pedalizzazione. E poi, e poi mi sono messo a leggere in giro. La prima cosa che mi è venuta in mente è stata questa. Clara Schumann, Clara Wieck Schumann, grandissima virtuosa di pianoforte, ehm, suonava anche la fisarmonica, anzi, per essere proprio precisi, negli anni tra il 30 e il 32, giovanissima, quando appunto la carriera le veniva organizzata da questo padre padrone, insomma, ci sono molte affinità con la storia di Wolfgang Amadeus Mozart, o se vogliamo anche con una parte della storia di Beethoven. Diciamo, avere a disposizione un bambino con delle doti assolutamente straordinarie in quel periodo era una ricchezza e quindi insomma c'era un modo di pensare diverso del rapporto genitore-figli. E, tornando comunque a Clara Schumann, negli anni tra il 30 e il 32 Clara viaggiava con una fisarmonica di 3 ottave e mezza, quindi da questo Do a questo Fa direi, che suonava insieme col papà, suonava spesso una romanza per pianoforte e fisarmonica e poi suonava, la usava molto per improvvisare, la suonava da solo. Poi la storia veramente dei Wieck con la fisarmonica come strumento è andata avanti per un bel po' perché il papà di Clara, oltre che grandissimo insegnante di pianoforte, sappiamo che Hans von Bülow anche è uscito dalle sue cure, chiamiamole così, tanto per fare un altro nome, o lo stesso Robert Schumann. Dicevo che a fianco di questa sua attività di insegnante di pianoforte, Wickmann era anche commerciante di strumenti, costruttore di strumenti, costruiva anche fisarmoniche da prima, armonium in seguito e quindi il mondo della fisarmonica attraversa il mondo degli Schumann nel corso di tutta la vita e di Clara dopo la scomparsa di Robert Schumann. Ma a cosa serviva esattamente questo strumento? Ma allora, questo strumento era uno strumento espressivo e quindi rispondeva al primo dei requisiti, quello di poter emettere una nota da zero e mettere quindi un crescendo. Ora, questo, la possibilità di disporre di dinamica gestibile in modo continuo è imprescindibile nel periodo romantico. Sappiamo che non era così interessante nel periodo barocco, non serviva in alcuni strumenti la viola da gamba che giocava con la messa di voce, la stessa voce, ma nel caso dell'organo o del clavicembalo essi si preoccupavano di produrre delle dinamiche che noi chiamiamo oggi a terrazze, a piani sonori. Ma nell'Ottocento non è più così. Nell'Ottocento la dinamica è importantissima. Ora, da una parte c'è il pianoforte che può suonare un suono piano, oppure lo stesso suono lo può suonare più forte. Certo che il pianoforte non può prendere una nota e farla crescere, per poi farla svanire e poi magari farla rinascere. Questa è prerogativa degli strumenti ad arco, per esempio. Nel caso della fisarmonica, però, c'è una cosa particolarmente interessante che ho scoperto proprio ieri. Dunque, nel corso delle operazioni di restauro c'è stato da ricostruire, da restaurare, da sostituire tutte le parti in pelle e anche alcune parti in materiali piuttosto strani come cartone compresso in alcune zone
delle valvole, dei ventilabri si chiamano, quindi delle valvole che consentono all'abbassamento dei tasti l'accesso dell'aria nelle ance. Poi andando avanti nel video mostrerò anche all'interno, ma al momento non vediamolo come macchina, come quello che c'è dentro, ma vorrei semplicemente vedere, di scoprire come funziona realmente lo strumento e perché è una creazione meravigliosa di quello scorcio di secolo. Ora, nel corso del restauro, dicevo, ci siamo accorti che le valvole hanno un sistema di funzionamento quanto mai diverso dal solito, diverso da quello dell'armonium, diverso da quello dell'organo, che in qualche modo sono strettamente imparentate, e pur non capendo bene cosa si stesse facendo, si è deciso di restaurare rispettando ogni singolo materiale, ogni singolo movimento, ogni singola corsa di, appunto, di elementi, distanza di elementi. Tutto questo ci appariva particolarmente strano. Ora ho scoperto perché era invece utilissimo. Di norma, in un organo, un tasto o lo si abbassa o lo si alza. Nell'armonium più o meno è la stessa cosa. Si può decidere di rimanere a metà, ma è particolarmente difficile. Poi non è detto che serva a qualcosa. Ora, la mia prima impressione dello strumento, quando appunto ho fatto ieri le prime note, è quello di una tastiera particolarmente gommosa. Mi sono detto, ma questa tastiera, però come faccio io a suonarla? A cosa serve? Perché è chiaro che io non posso far vedere la gommosità di una tastiera, però posso mettere un peso leggero e mandare aria, e mi accorgo che pur spostandosi la tastiera di forse mezzo millimetro, eppure suona. Oh mamma mia, allora io ho due elementi per controllare la dinamica. Ho un elemento che è quello che viene dato dai piedi, quindi io abbasso ora il tasto completamente. E a seconda della pressione dei piedi, la nota sarà più forte o più piano. Ma se io appena tocco così, sì, non ho trovato di nulla di meglio che una scatola di viti, e adesso io provo a fare pressione, ma non ottengo granché risultato perché la valvola è quasi chiusa. Quindi, in pratica, una parte della dinamica, ovvero la dinamica generale dello strumento, è gestita dai piedi e una parte della dinamica è gestita dall'affondo delle dita. Ecco che sono di nuovo in una zona molto vicina a quella del pianoforte. Pian piano mi spiego la tessitura completa da pianoforte, perché io posso decidere, come nel pianoforte, non solo di suonare queste due note, scelgo un Do Sol, insieme, ma io posso anche decidere di suonare il Sol più piano del Do. Oppure, ecco dunque che nel momento in cui faccio un accompagnamento del genere, e faccio sentire la mano destra, come si fa col pianoforte, ma potrei anche far sentire la mano sinistra suonando. È veramente magico. Riporta nel mondo dei suoni tenuti le possibilità di decidere il peso di ogni nota, il tutto nell'intimità della casa, perché questo non è uno strumento per il grande teatro, ma è lo strumento da salotto per la casa. Se vogliamo fare un parallelo con il barocco, il clavicordo, cioè questo strumento sta al clavicembalo o all'organo, come no, questo strumento sta al pianoforte, scusate, come il clavicordo sta al clavicembalo o all'organo.
torno appunto su questo strumento e dico che una volta che io ho scoperto sempre andando con Schumann, prima ovviamente ho suonato, mi è venuto in mente di suonarci l'album della gioventù di Schumann, perché appunto non lo so ancora suonare, è arrivato ieri, cosa faccio? Ma didattica con dietro una musica meravigliosa scritta, e allora posso provare, che so io, e ancora Schumann, ma e perché non provare a forzare la mano sinistra? E poi invece ora la destra voi. E questo è veramente per me un mondo nuovo, perché con l'organo mai e poi mai sulla stessa tastiera potrei sognarmi a mio piacimento di cambiare gli equilibri dinamici di un registro, del registro scelto. Ecco che quando si va a restaurare la prima cosa da fare è cercare di capire come è stato costruito il manufatto e se si hanno elementi per mantenere tutto così com'era, mantenere così com'era. In questo caso appunto la tentazione era, mamma mia, ma è del tutto diverso, ma è assurdo, ma così non può funzionare, ma così è gommoso, ma questo... Ed ecco che quando si va a suonare, la prima impressione è gommoso e poi dico, ma signori, lo suonava Clara Schumann, lo suonava Neukomm, lo suonava comunque la grande cerchia viennese, lo suonava Schubert, quindi la grande cerchia viennese teneva in gran considerazione la fisarmonica. Possibile che tenevano in grande considerazione uno strumento con dei limiti enormi, diciamo insuonabile perché gommoso? Probabilmente era volutamente gommoso. Io stamattina mi sono anche divertito a cercare, eccola qua, io non conosco molto bene la musica di Clara Schumann, oltretutto non sono pianista, conosco le cose più famose, il trio, ma... quindi mi sono messo a cercare Clara Schumann, qualche pezzo tipo romanze, e ho trovato questo, chissà se con questi occhiali riesco a leggere, così di sicuro no. Per esempio una romanza meravigliosa, eccetera, eccetera. Cioè, questa ovviamente è una romanza per pianoforte, ma la musica per pianoforte, se io la vado a prendere e trovare un adattamento per fisarmonica, mi accorgo che c'è una corrispondenza meravigliosa. Qui dovrei avere il Kinder, no, le Kinderzenen, Für die Jugend, l'album della gioventù, i vari pezzi dell'album della gioventù, il corale.
poi è chiaro che l'appetito mi è mangiando. Io quindi questa mattina ho cominciato a girare le pagine. Armes Waisenkind. eh, non riesco neanche a smettere, ma per esempio. Ah, e quindi mi accorgo che lo strumento nell'affondo a suono, nella superficie, non soffre certo di problemi di velocità. Quindi eh, Volksliedchen, io mi trovo con questa scrittura, questa edizione è curata, l'edizione completa delle opere di Schumann, curata da Clara Schumann. E la scrittura mi dice piano, piano, e su questo mi ho un crescendo diminuendo. Certo che al pianoforte è un'idea, il pianista infatti sa che deve imparare ad usare i suoi mezzi, il pedale, le risonanze dei suoni, perché anche il pianoforte lo può fare, attenzione, per inventarsi un crescendo che non esiste nel pianoforte. Nel pianoforte io emetto una nota, ma poi quella va a decadere. Invece in questo caso Schumann vuole questo effetto. Eccetera. Giro è tutta una scoperta. Eccetera, eccetera. Quindi diciamo che ora ho un nuovo gioco, ma al di là del gioco ho un nuovo territorio da esplorare, un territorio ricchissimo, meraviglioso, che riguarda un versante della musica, quello appunto della musica fatta in casa, quella della musica domestica, la musica privata nei salotti, nei ritrovi, la ricerca di colori incredibili. A proposito di colori, vorrei mostrare un altro paio di cose di questo strumento. Come funziona nel dettaglio lo si vede dopo che fermerò la telecamera e si va a vedere dentro. Ma c'è una sordina che va a cambiare il colore dei suoni, soprattutto in questa regione bassa dello strumento. Ancora una volta siamo in versanti simili a quelle dei pianoforti coevi, che a fianco del suono normale hanno vari dispositivi, un po' come anche negli organi, dei panni che si posano sui tasti, visto che ce n'è uno qui, diciamo che io mi ritrovo per esempio. Questo si chiama fagotto.
Oppure, che so io, abbiamo questo. Addirittura abbiamo anche, per non farci mancare nulla, un tamburo. Quindi un pianoforte non è uno strumento puro senza nessuna digressione timbrica, ma ha possibilità diverse di accessori di colori. Questo non poteva mancare nello strumento parallelo. E a proposito di parallelo vorrei anche dire un'altra cosa, quindi la chiacchierata di oggi è un po' lunga e vola un po' di palo in frasca. Questo strumento è accordato a 4,46, quindi molto più su dell'attuale 4,40 e tantissimo più su di quello che è nella convinzione generale il diapason dell'Ottocento, della metà dell'Ottocento. Ebbene, qui c'è da chiarire una cosa. Intanto che Lancia, se non è stata toccata nel tempo, e questa era intatta, l'ho trovata del tutto intatta, mantiene l'accordatura originale, a differenza di uno strumento a corda nel quale per risalire all'accordatura originale servono una serie di altri processi. Ma Lancia mantiene l'accordatura originale. Quindi in questo caso, questo strumento siamo assolutamente certi che era a 4,46. Ma noi sappiamo anche che Clara suonava insieme al padre, che suonava con il pianoforte, e quindi il pianoforte di Clara era a 4,46 o la fisarmonica di Clara era di un altro corista, cosa che non riesco a crederci. Comunque sia, questa fisarmonica lussuosissima, perché è il massimo possibile dell'epoca, appunto questa estensione incredibile di quasi 7 ottave indica che è uno strumento esclusivo di lusso e non poteva essere pensata per non poter collaborare con l'altro strumento di lusso, per esempio con un Graf, quindi con uno strumento di pari livello. E io posso aggiungere che di là, per esempio, ho un armonium dello stesso periodo anche a 4,46 e che questo strumento ugualmente ha l'armonium dentro e di nuovo è 4,46. Ora il 4,46 non era proprio il diapason non è uno standard come il 4,40 è uno standard, non sto parlando di standard paralleli e in questo momento io non devo dare risposte, devo solo dire che sappiamo che nel 1870 in Francia c'è la legge per uniformare e per abbassare il diapason perché i cantanti si lamentavano soprattutto, che era arrivato alle stelle e in quegli anni si decide appunto di fare, in quell'anno di fare 4,35. È un obbligo di legge, c'è multa in caso di, appunto, di mancato rispetto della norma, per cui tutti gli strumenti, tutti gli armonium in particolare, gli strumenti che per essere accordati devono andare in fabbrica, tornano in fabbrica, vengono riaccordati a norma, ricevono un marchio, il marchio è Diapason Normalisé DN, che non significa normalizzato perché prima non era normale, no, significa Diapason a norma di legge. E lo strumento che ho di là, 446, perché non ce l'ho? Per la stessa ragione per cui non ha Diapason Normalisé, perché è uscito dalla Francia già negli anni 50, quindi è uscito con l'accordatura che si usava negli ultimi anni 40 dell'Ottocento e non ha dovuto poi essere sottostare alla norma di legge e quindi mentre la maggior parte degli altri miei armonium sono appunto a 4,35 e 4,36 proprio perché hanno il timbro normalisé oppure sono successivi, nel caso appunto di quello o di questo strumento gli strumenti non sono stati normalizzati, quindi abbiamo un diapason alto. A titolo informativo il diapason di Londra alla metà dell'Ottocento era 4,51, il diapason di Vienna era addirittura negli anni più avanzati, intorno agli anni 60, 4,60. 4,60 è un nostro si bemolle praticamente. E a Praga addirittura si era a 4,67.
Parigi l'ho detto, intorno ai 46, Pleyel aveva la serie dei suoi diapason per accordare gli strumenti che uscivano a 4,46. Verdi nel 1888 si fece portavoce presso il governo italiano di un'istanza per abbassare il diapason e Verdi rientra ancora una volta in questo strumento con un gioco del grande malinteso. Cioè Giuseppe Verdi auspica l'insegnamento in conservatorio della fisarmonica, ovvero manca una cattedra di fisarmonica, come dice Verdi, come invece c'è negli altri paesi. Ora però in Italia l'armonium veniva chiamato in molte aree fisarmonica perché ci si portava dietro il termine viennese, però per affinità nel caso della zona milanese, e Verdi intendeva armonium o fisarmonica, e anche questo è chiarito da una serie di pubblicazioni di Ricordi e lo stesso trattato di Licre per fisarmonica che è pubblicato da Ricordi tale quale per fisarmonica scritta però all'italiana. Non la faccio più lunga con queste tante chiacchiere che sto facendo oggi e provvedo ad aprire lo strumento per mostrare qualche cosa al suo interno. E a questo punto è tempo di dare un'occhiata all'interno. Abbiamo già dato un'occhiata all'arrivo dello strumento, quindi prima delle operazioni di restauro, le quali sono concluse per quanto riguarda il mobile, ma c'è ancora tanto da fare per la messa a punto dello strumento e anche per la pulizia di questo tessuto che non posso cambiare perché altrimenti perderei tutta la parte dei premi vinti. Ora, eccoci qua nel primo gradino dell'esplorazione e la prima cosa da vedere è per l'appunto questo risuonatore. Qui vediamo che è tutto pieno di legni in grado di suonare, in grado di vibrare, proprio perché c'è una strettissima parentela tra questa tipologia di strumento e il pianoforte, cui in qualche modo fa capo, mescolando questi mondi. Tra poco vedremo perché. Intanto consideriamo che questo è legno vibrante. Ora, muovendo questa piccola leva, faccio alzare questo risuonatore ed ecco qual è l'effetto che ottengo. In pratica questo abbassato blocca gli armonici lontani, ovvero il suono è più scuro, più ovattato. Il tutto è più efficace andando verso il basso. Ora andiamo a togliere questa parte e siamo quasi nel vivo. Andiamo quindi a togliere questa e poi mi servirà un girante per togliere un'ancia. Intanto ecco qua che ogni ancia ha il suo risuonatore ed ecco ancora importante che le ance
non sono, come avviene nell'armonium, inserite all'interno di una camera di risonanza, ma sono libere, ognuna ha la sua camera di risonanza, la parentela con un registro d'organo di Regale è quantomeno strettissima, e anche qui siamo su un legno in grado di risuonare, su una tavola di risonanza. Quindi ciò che avviene nel pianoforte, corde sottese tramite un ponte, corde che vanno a trasferire il moto ad un piano armonico, in questo caso ance fissate ad una sorta di piano armonico che trasferiscono appunto il moto allo stesso. Eccola qua. Ed ecco, spero che la si possa vedere bene, questa è la nostra lingua. Importante particolarità di queste lingue, di nuovo, rispetto a quelle dell'armonium, intanto il materiale che non è ottone come in quel caso. La seconda cosa è che, spero che si possa vedere bene, le lingue non sono assottigliate, trattate, quindi le lingue vengono fatte già nel giusto spessore e poi non vengono accordate perché l'accordatura avviene una volta per tutte, diciamo così, spostandoli in avanti e indietro. Su quelle più piccole il tutto si vede benissimo, le istruzioni vengono anche date per farlo nel trattato di Lickl, Karl Lickl, pubblicato in Austria da Diabelli e in italiano da Tito Ricordi. E quindi, ecco, questo è il cuore dello strumento. L'altra parte del cuore dello strumento è dentro, mi sembrerebbe eccessivo ora smontare il tutto, quindi questo sistema di ventilabri molto strani, grazie ai quali si riesce a controllare l'apertura perché c'è una variazione di pressione. Anche qui mi viene quasi da pensare all'organo fonocromico di Giovan Battista De Lorenzi, quindi le varie ricerche che sono state fatte nel tempo per associare la quantità di suono in strumenti a suono tenuto con l'abbassamento del tasto. Ho rimontato tutto, lo strumento è pronto ad essere suonato di nuovo ed io sono pronto a mettere la ciliegina sulla torta. Ho parlato già di questo tasto che reagisce in maniera progressiva al peso, dando l'opportunità di gestire in maniera molto raffinata la componente dinamica. Ma se io questa componente, anziché gestirla in modo progressivo, oppure rimanendo stabilmente ad una certa quota per suonare piano o ad un'altra per suonare forte, se decido per l'appunto di oscillare, ecco che posso controllare un effetto altrimenti precluso agli strumenti a tastiera, il vibrato. Effetto proprio nel 700 e nel 600 del clavicordo, ma del tutto dimenticato nel mondo degli strumenti a tastiera dell'Ottocento. La fisarmonica a quanto pare non lo ha dimenticato. Vediamo in un uso musicale che cosa ne potrebbe uscire fuori.
E sull'inizio di questo madrigale ai dispietata morte di Luca Marenzio do appuntamento alla prossima chiacchierata, al prossimo video. Grazie. Ciao a tutti.